Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andrò a disegnare un'illustrazione sul mio sketchbook. Se mi seguite sugli altri social, sicuramente avrete visto il video di questa illustrazione. Mentre cercavo dei fogli mi sono ritrovata a questo disegno del mio nipotino e mi sono innamorata dell'accostamento dei colori. Ho preso un foglio da mettere sotto al disegno per non far passare il colore del pennarello. Essendo inesperta perché non ho mai avuto uno sketchbook, con la prima illustrazione ho sporcato un foglio, per cui questa volta non mi farò fregare. Oltre a Pinterest, un altro sito che utilizzo molto per trovare immagini è Vogue. Qui potete trovare tutte le sfilate ed è anche molto semplice trovare lo stilista che preferite perché sono messi in ordine alfabetico. Con una matita morbida ho iniziato a realizzare la bozza. Come prima cosa bisogna disegnare la testa perché è proprio lei che determina le proporzioni di un figurino. Ho cercato di non velocizzare il video e di tagliare molte poche scene per cercare di farvi comprendere al meglio tutti i vari passaggi. Colgo l'occasione per ringraziarvi perché molto spesso attraverso dei messaggi privati mi ringraziate dicendo che i miei video vi sono stati d'aiuto per capire molte cose e migliorarvi. Questo mi fa veramente tanto piacere perché mi dà motivo per andare avanti e quindi dico ok, forse sto facendo qualcosa di buono. Come avete visto ho utilizzato la gomma pane per alleggerire il tratto della bozza. Con una matita dalle mine intercambiabili sono andata a rifinire il tratto del disegno. In questa fase cerco di essere più precisa e mi aiuto osservando l'immagine di riferimento. Non demoralizzatevi se all'inizio i vostri disegni non somiglieranno poi così tanto al soggetto che volete raffigurare. È fondamentale all'inizio avere sempre un'immagine di riferimento da seguire. Molto spesso attraverso i messaggi privati mi inviate i vostri disegni e io cerco in qualche modo di aiutarvi a farvi capire dove avete sbagliato e la maggior parte delle volte i vostri errori sono proprio dati dall'assenza di un'immagine guida. Per quanto riguarda la colorazione ho utilizzato dei pennarelli molto economici. Se non li conoscete, questi sono gli Uhu Markers. Secondo me questa è una delle migliori sottomarche che ci sia in commercio e devo confessarvi un segreto. Io li preferisco ai Pro Marker di Winsor & Newton. Stavo pensando che magari potrei fare un video sull'utilizzo di questi pennarelli. Fatemi sapere se vi potrebbe interessare. Questa illustrazione è sui toni del grigio. Mi è capitato raramente di raffigurare immagini in bianco e nero. Ho comprato soprattutto questo sketchbook per non pormi dei limiti. Vorrei fosse uno spazio dove potermi permettere di sbagliare, di sperimentare, di provare nuove tecniche senza preoccuparmi della mancanza della perfezione, in cui oggi è molto richiesta, soprattutto sui social. E voglio svelarvi un segreto. In realtà io sono una persona molto pignola e mi piace cercare di fare proprio le cose in modo preciso e già il fatto di non aver posizionato il soggetto in modo centrale sulla pagina, a me questo aveva dato un fastidio che voi non potete immaginare. Forse proprio chi ha queste manie di precisione potrà capirmi seriamente. E quindi vorrei che questo mio primo sketchbook fosse come una sorta di terapia per smorzare alcuni dei miei lati. Dopo aver terminato di colorare le zone più scure, ho preso tutte le tonalità di grigio che avevo scelto e le ho provate sulla carta. In questo modo mi sono resa conto quali erano i toni più adatti per questa illustrazione. È molto importante fare delle prove di colore sullo stesso tipo di carta su cui andiamo a disegnare, proprio perché ogni carta è differente dall'altra, sia per la
la sua composizione che per la sua colorazione. Questi pennarelli hanno la punta a pennello che favoriscono un maggior controllo sulla colorazione. Se siete in procinto di acquistare questo tipo di pennarello, vi consiglio di acquistarli con la punta a pennello. Settembre si avvicina sempre di più e sono curiosa di sapere quanti di voi hanno scelto di fare questa scuola, cioè l'indirizzo di moda. Io ricordo che ero molto ansiosa e soprattutto non vedevo l'ora. Scelsi questa scuola perché mi piaceva, era ed è tuttora una passione. Scelsi questa scuola nonostante la distanza, perché veramente non mi importava di nulla, io volevo fare quello ed ero molto decisa. La scuola distava circa un'ora da casa mia, dovevo prendere pullman e metropolitana e la fermata era a Cernusco sul Naviglio e proprio dietro la metro c'era e c'è tuttora la scuola. Una cosa che vi dico molto sinceramente e che vi consiglio: scegliete la scuola che vi piace fare, una cosa che avete voi voglia di fare, e non scegliete una cosa che è stata scelta da altri oppure che vi fate condizionare dalle amicizie, perché magari volete andare in quella scuola solo perché va la vostra migliore amica, però non è che vi piace molto. Io vi sconsiglio di fare queste scelte perché poi potreste seriamente pentirvene. Infatti ricordo che molti miei compagni di classe non scelsero quell'indirizzo perché gli piacesse, ma per altri fattori, per altri motivi. Magari chi perché aveva l'amica che andava già in quella scuola e quindi non si sentiva solo, chi perché era comodo perché è molto vicino casa, oppure chi perché comunque doveva diplomarsi e quindi un indirizzo valeva l'altro. Per cui un consiglio: fate ciò che vi piace fare, così lo fate anche più volentieri. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi cosa che volete chiedermi, scrivetemi pure qui sotto nella sezione dei commenti, oppure se siete più timorosi potete scrivermi un messaggio privato sui social, e se ne avete voglia e vi fa piacere iscrivetevi al mio canale, e se avete trovato il video utile ed interessante lasciatemi un like per il sostegno. Io ora vi lascio al proseguimento del video, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!